Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Dopo una breve pausa, visto che non sono usciti utensili della Parkside nelle ultime settimane, oggi tornerò a leggere il volantino della Lidl con gli utensili per il fai da te. Questo è il volantino con le uscite comprese fra il 23 e il 29 maggio 2022. È giorno 26, quindi giovedì troveremo alcuni articoli. Per quelli che già ho recensito, comunque quelli che già possiedo e conosco, vi darò alcune mie impressioni personali. Per gli altri invece mi limiterò semplicemente a leggervi le caratteristiche. Quindi mettiamolo sul bancone e guardiamo cosa ci propongono. Iniziamo. E allora, eccoci quindi a pagina 24 del volantino. Il primo prodotto che troviamo in alto a sinistra è la sega circolare per tagli obliqui, al costo di 69 euro. Questa ve l'ho già recensita. Si tratta di un prodotto semplice, una sega circolare non estensibile, quindi non radiale, che permette di tagliare il legno sia a 45 gradi verso destra che verso sinistra, con una lunghezza massima di 120 mm. Avrà un numero di giri di 5000 al minuto e monterà una lama da 210 mm. Quella già montata sarà a 48 denti, ma sarà possibile acquistare anche lame con un numero di denti differenti. Allo stesso giorno infatti troveremo in vendita delle lame a 4,99 euro. Sarà dotata anche di laser, quindi ci guiderà nel taglio e ci indicherà il punto esatto in cui la lama andrà ad eseguire il taglio, ma avendovela già recensita vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione per andare a vedere cosa ne penso di questo articolo e tutte le varie caratteristiche. In dotazione troveremo quindi un sacchetto per la raccolta delle polveri, l'utensile per il cambio della lama, un utensile per l'impostazione della battuta, due spazzole di ricambio e due batterie alcaline per il laser. Più basso invece troviamo a 34,99 euro il trapano a percussione scalpellatore. Si tratta di un normale trapano da 800 watt che ha una potenza di 1,2 joule, un numero di battute regolabile da 0 fino a 7500 al minuto e un numero di giri sempre regolabile che va da 0 fino a 1650 giri al minuto. E diciamo che è un normale trapano, leggermente più potente dei classici trapani, che ci dà anche la possibilità, grazie al selettore, di attivare la sola percussione, quindi potremmo utilizzarlo come un piccolo scalpello adatto per staccare le piastrelle dai bagni e fare qualche piccola traccia. Sicuramente non è un martello pneumatico, però obiettivamente l'ho provato, per tutto quello che ci ho fatto finora, quindi dei piccoli lavori, è andato bene. Anche di questo vi lascerò una vecchissima recensione che ho realizzato qualche anno fa e nella quale vi faccio vedere le sue caratteristiche ed il funzionamento. Sulla destra ritorna invece il trapano a colonna, l'ultima versione, 400 watt di potenza, 5 velocità e una corsa di 50 mm. Ve l'ho recensito davvero da pochissimo tempo, quindi vi lascerò il link giù anche di questo per il primo commento nella descrizione per poter vedere tutte le caratteristiche. Vi ricordo che vi lascerò anche il link per poter comprare il mandrino di ricambio, quindi un mandrino autoserrante, e qualche altro video per poter correggere eventuali difetti, perché purtroppo questi utensili presentano qualche piccolo difetto ma facilmente correggibile. Un'altra particolarità: io durante la recensione mi sono lamentato della presenza del fungo di emergenza, ma non in quanto tale, ma perché il fungo di emergenza va a coprire il tasto di accensione e di spegnimento. Invece sugli altri trapani a colonna che possiedo sono due comandi separati, quindi il tasto di accensione è posto lateralmente e il fungo di emergenza è posto nella parte frontale. Quindi a me non piace che i tasti siano coperti, ma la presenza del fungo di emergenza ovviamente non mi dispiace. Andando avanti, sulla destra nella pagina successiva troviamo a 7,99 euro un set di lime e raspe. Anche queste ve le ho recensite. Ovviamente le lime saranno adatte per il metallo, invece le raspe per il legno. Sono dei prodotti con i quali mi sono trovato molto bene e che secondo me all'interno di un laboratorio, sia da hobbista che professionale, non dovrebbero mai mancare. Ma andate a guardare il link giù nel primo commento nella descrizione, perché durante quel video do pure alcuni consigli sull'utilizzo. Più in basso invece c'è un set di morsetti rapidi, 16 pezzi. Allora, all'interno di questo set troverete quindi delle pinze, dei morsetti ad una mano, la versione piccola, più dei morsetti a C che si avvitano, ma troverete anche un accessorio rotondo particolare a forma di stella, per capirci, e va utilizzato semplicemente per tenere in piedi i morsetti a C. Quindi nel caso in cui abbiamo necessità di tenere in piedi un pezzo, possiamo sfruttare questa base per poter tenere il morsetto in posizione dritta, ma vi lascerò un'immagine per farvi capire bene il funzionamento. Comunque sia, nel libretto di istruzioni è spiegato tutto molto chiaramente. Ancora più a destra troviamo invece lo scaffale in metallo con 5 ripiani, uscito pure nell'ultimo volantino che vi ho letto, 39,99 euro, può supportare un peso di 175 kg e può essere montato sia in verticale
quindi creando uno scaffale alto 1,80 m, oppure in orizzontale affiancando i due scaffali e realizzando quindi una sorta di bancone. Ancora più in basso abbigliamento, quindi pantaloni corti per uomo 9,99 € e scarpe antinfortunistiche da uomo 22,99 €, dotate ovviamente di punta rinforzata, quindi con puntale in acciaio, tomaia in cuoio e suola profilata e antistatica, misura dalla 41 alla 46. Sulla destra invece un faro LED a energia solare con sensore di movimenti. È possibile acquistare sia la versione col pannello solare integrato, quindi inclinabile tramite un sistema a cerniera, oppure con il pannellino separabile. Io ho due di questi, una nel cancello d'ingresso, ed è comodissimo perché si accende con una luce soffusa, ma quando il sensore rileva un movimento si accende al massimo della sua luminosità. Nella pagina ancora successiva torna la saldatrice a filo continuo animato al costo di 119 €. Ve l'ho già recensita pure da poco tempo, quindi andate a dare un'occhiata anche di questa per vedere come si comporta. Ora io non so se questa è una foto strategica o meno, non si vede la torcia, ma nella torcia del modello precedente c'era il beccuccio che non mi piaceva. In questo caso potrebbero averla cambiata, ma c'è il prezzo davanti. Più in basso, stazione di saldatura 11,99 €. Questa stazione di saldatura varia spesso il prezzo da 9,99 €, come vedete in questo caso invece 11,99 €, quindi i prezzi ultimamente sono un po' troppo ballerini. Allora sicuramente è una stazione di saldatura economica. Permette di saldare, permette di lavorare, però a quanto pare da quello che ho letto nelle ultime recensioni lette nei vari gruppi di Facebook, qualcuno si è lamentato che il modello non funzionasse, non si accendeva, insomma ha presentato alcuni problemi. Quelle che hanno funzionato sin da subito hanno continuato a funzionare anche successivamente. Quindi quando le acquisterete fate la prova immediatamente, controllate che tutto funzioni regolarmente. Sulla destra ancora troviamo invece alcuni utensili per la misurazione, in questo caso un multimetro digitale, questo lo possiedo, non ve l'ho mai recensito, ma conto di recensirvelo prossimamente. 14,99 € permette una rilevazione automatica, quindi senza dover impostare dei range, ma semplicemente impostando che tipo di lettura vogliamo eseguire, se per esempio controllare una continuità, controllare corrente continua, corrente alternata, eccetera. Poi farà tutto da sola, rileverà il range e vi dirà quale sarà la tensione, eccetera. A destra ancora invece misuratore di distanza laser, anche questo recensito, anche per questo vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Ci permette di misurare con una distanza che arrivi fino a 50 metri e con una precisione della misurazione tipica di circa 1,5 mm più o meno, e l'unità di misura sarà impostabile sia in metri che imperiale. Avrà diverse funzioni, quindi la possibilità di sommare, sottrarre, calcolare il teorema di Pitagora, area, volumi, eccetera. Molto completa, dotata anche di una livella che ci permette di posizionare correttamente il misuratore laser per evitare di avere misure falsate. Insomma un prodotto interessante che sinceramente funziona bene. Ancora a destra invece un misuratore di pH per l'acqua, ovviamente. Io questo tipo di prodotto l'ho utilizzato quando avevo il depuratore dell'acqua in casa, non era della Parkside e sinceramente può tornare utile per diversi utilizzi. Mi pare che si possa utilizzare pure se si possiedono degli acquari per controllare i valori, eccetera. Comunque per chi ne ha bisogno, 9,99 € misuratore di pH. Ancora più in basso troviamo altri tester e altri misuratori per quanto riguarda per esempio in questo caso la tensione alternata di cavi prese a parete e quadri fusibili. Questo è senza contatto, quindi basta semplicemente avvicinarsi e in base a come lampeggerà e al suono che emetterà ci permetterà di capire se c'è tensione o meno. Più in basso invece un cercasatellite, questo non l'ho mai utilizzato, l'ho visto utilizzare però di un'altra marca, ma sinceramente non so parlarmene, quindi cercasatellite per orientare in modo rapido l'antenna satellitare. Questo invece è un tester per prese che ci permette di capire per esempio se nell'impianto di casa nostra le prese sono state collegate correttamente, ci permette di capire se sono stati invertiti fase e neutro, se la terra è collegata o meno, insomma diversi tipi di lettura che scoprirete guardando il video nel primo commento, perché vi ho recensito sia questo che questo. Ancora più a destra ritorna il misuratore di temperatura ad infrarossi con un display che ci permette di leggere sia la temperatura rilevata, temperatura massima, temperatura minima, ma tramite il cambiamento di colore ci permette di capire se abbiamo superato una soglia massima oppure una soglia minima. Anche per questo vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione, un prodotto utile in diversi casi, per esempio per poter vedere qual è una parete più fredda dell'altra, per poter rilevare la temperatura di forni e tanto altro. Ancora più in basso alcuni utensili, per esempio una corda multiuso a
4,99 € da 30 metri. Queste invece sono delle chiavi inglese, sia ad anello che classica chiave inglese a forchetta, a C, a bocca, si può chiamare in diversi modi, 9,99 €. E queste le vedete sempre ad ogni mia recensione perché sono appese proprio di fronte a me. Ancora più a destra, martello da fabbro, martello da carpentiere oppure mazzuola in gomma a 3,99 €. Soprattutto la mazzuola in gomma torna molto utile, per esempio quando dobbiamo incollare dei pezzi oppure utilizziamo delle spine, vogliamo avvicinare i pezzi fra di loro. Con il mazzuolo in gomma sicuramente non danneggeremo il materiale, quindi è molto utile per alcune circostanze. Ancora troviamo un set di spazzole metalliche, 4 pezzi, 3 grandi e una più piccola. Io per esempio queste le utilizzo per rimuovere la scoria o pulire per bene le saldature, ma può essere utilizzata, come ho fatto recentemente, per rimuovere la ruggine da un pezzo metallico. Insomma, tutto ciò che si può fare con delle spazzole metalliche. Più in basso troviamo un set di staffe o angoli per mobili a 1,99 €. Anche queste tornano molto utili sia per esempio fissare per bene delle mensole o anche per realizzare delle costruzioni, eccetera. Le staffe metalliche, secondo me, sia quelle angolari che quelle piatte, tornano davvero utilissime. E poi tornano di nuovo i set di ganci, set di rondelle o set di dadi esagonali. Questi non ve li descrivo, 3,99 €. Barra o supporto magnetico porta utensili, anche questo recensito nei minimi dettagli. Voi vi chiederete cosa c'è da recensire in una barra magnetica. Andate a guardare la recensione e vedrete quante cose ci sono da dire su questo articolo. Vi dico solo che se le trovate compratele, perché come vedete nella parete di fronte a me riesco a tenere tutti gli utensili bene in vista, ma può essere utilizzato anche in cucina per dei coltelli, insomma davvero utilissimo. Invece non ho mai utilizzato, pur avendolo comprato, questo portachiavi inglese a 4,99 €. Cercherò di realizzare un video per farvi vedere come si comporta. Ancora più in basso, plastica liquida per pavimenti 5 litri, mai utilizzata, non so parlarvene, e costerà 19,99 €. Poi troveremo un set per tinteggiare composto da 10 pezzi, tra cui un bastone telescopico, alcuni rulli e una retina per poter sgocciolare il colore in eccesso dal rullo. Più in basso ancora, vernice protettiva antiruggine per metallo 1 litro, 8,99 €. Questa l'ho già provata, ne troverete in vendita diverse tipologie. Una l'ho utilizzata per dipingere un cancello, effettivamente l'effetto finale è bello, però dopo poco tempo si è formata la ruggine, quindi ho sbagliato io l'applicazione oppure non funziona. Ancora a destra, vernice spray colorata a 3,99 €, delle classiche bombolette di colore spray. E più in basso il nastro adesivo della 3M a 2,49 €. Mi sembra che si tratti di nastro telato. Comunque sia, 3M è un ottimo marchio e se lo trovate, se vi serve, farete un acquisto sicuramente di un prodotto di buona qualità. E prima di salutarci voglio ricordarvi che nel primo commento nella descrizione troverete anche il link al mio canale Telegram. Andate ad iscrivervi, unitevi pure voi, perché pubblico tante offerte che trovo sul web, ma anche tanti aggiornamenti riguardanti il canale YouTube. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccare qua giù sul tastino mi piace se il video vi è piaciuto, commentate per farmi sapere cosa ne pensate di questi utensili, se già le possedete, l'esperienza che avete avuto, eccetera, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!